Ho visto che c'è tanto interesse per l'argomento della multiamplificazione passiva. Tra l'altro ho anche scritto un articolo che è presente sul nostro sito www.audio2g.it.com e quindi volevo fare un video specifico sia sul a che cosa serve e come si fa, sia sulle controindicazioni, perché in rete ho sentito e visto alcune cose che non mi sono molto piaciute rispetto all'argomento e quindi volevo fare qualche puntualizzazione. Subscribe, campanella e mi raccomando, a tra poco. Allora, multiamplificazione passiva, che cosa vuol dire e cosa significa e quali benefici apporta? Allora, multiamplificazione passiva significa specializzare in un amplificatore stereofonico un canale per amplificare i bassi e un canale per amplificare i medio-alti o gli alti. Questo significa che mi dovrò dotare di due amplificatori finali stereofonici, un amplificatore farà la cassa destra, un amplificatore farà la cassa sinistra. Un canale di quell'amplificatore amplificherà i bassi, l'altro canale di quell'amplificatore amplificherà i medio-alti. Io a quel finale dovrò mandare un singolo segnale sinistro o destro che poi verrà sdoppiato per i due ingressi. Questo perché si fa? Si fa perché in questo modo io specializzo un canale per amplificare solo i bassi e l'altro per amplificare, lo abbiamo detto, solo gli alti o i medio-alti, con l'enorme vantaggio di dare meno carico all'amplificatore, che non si troverà 3 altoparlanti o 2 altoparlanti e un filtro complesso, ma bensì, nel caso dei bassi, un solo altoparlante con una sola cella di crossover, nel caso dei medio-alti o 2 altoparlanti con 2 celle o un solo altoparlante per il tweeter con una cella sola. Questo però quando si può fare? Si può fare esclusivamente se la cassa è predisposta in B-wiring, perché se la cassa è predisposta in B-wiring e quindi ha 4 ingressi con i classici ponticelli che vengono rimossi, allora in quel caso io posso usare un canale dell'amplificatore per i bassi e un canale dell'amplificatore per i medio-alti. Se invece la cassa non è predisposta a B-wiring, purtroppo questo non si può fare. A questo punto ci si chiede, ma io quali amplificatori posso utilizzare? Perché per esempio è noto che le valvole siano più suadenti, più naturali, più vellutate, con un ascolto più piacevole soprattutto per le medio-alte, ma sono meno capaci di pilotare una cassa, quindi verrebbe subito spontaneo pensare, beh, io posso usare un amplificatore a stato solido per i bassi e un amplificatore a valvole per i medio-alti. Allora, questo è assolutamente sconsigliabile, vi spiego perché. Perché ogni amplificatore ha una sua velocità, un suo tempo di risposta. Immaginate, facendo un parallelo automobilistico, due macchine che hanno anche la stessa carrozzeria ma due motori profondamente diversi, uno più veloce, uno più potente, scusate, e l'altro un po' meno, un po' più fiacchetto. Avranno due caratteristiche di accelerazione diverse. Immaginate due amplificatori finali diversi, magari con tecnologie diverse, rispondono proprio esattamente nello stesso modo. Quindi vorrà dire che all'impulso elettrico avrò in uscita e quindi dal diffusore due velocità diverse. Il diffusore, il progettista del diffusore, ha fatto in modo che se ai morsetti di ingresso viene applicato un segnale musicale, quel segnale musicale, attraverso il posizionamento degli altoparlanti e il progetto del crossover, arrivi all'ascoltatore nello stesso identico tempo e nello stesso identico modo. Se io cambio alla sorgente la risposta del segnale, sto alterando per forza di cose, senza alcun dubbio, la resa di quell'altoparlante, di quel diffusore. Quindi io non sono assolutamente d'accordo nell'utilizzare tecnologie e anche amplificatori diversi. Io consiglio sempre di usare esattamente gli stessi amplificatori per la parte basse e per la parte medio-alti. E a proposito di questo c'è un discorso sul livello, perché se io metto due finali
profondamente diversi o semplicemente diversi fra di loro, ovviamente avranno due caratteristiche di amplificazione, lasciamo stare per un attimo la risposta al tempo, due caratteristiche di amplificazione, due guadagni sicuramente diversi. Per cui io, per riuscire a omogeneizzare la risposta in frequenza di quella cassa, dovrò per forza avere dei controlli di livello. Dei controlli di livello che cosa vanno a fare? Vanno a bilanciare un amplificatore rispetto all'altro. Ma come faccio a fare un bilanciamento che mi rende davvero sicuro che la risposta in frequenza che poi ottengo è quella voluta dal costruttore delle casse? Devo per forza dotarmi di uno strumento di misura, non lo posso fare a orecchio. Tenete conto, tra l'altro, che i costruttori di casse acustiche cercano di fare una risposta in frequenza che sia la più lineare possibile. Un diffusore normale ha una risposta in frequenza che va normalmente dai 40 Hz, diciamo, ai 20 kHz, più o meno 3 dB, quindi vuol dire che non è una linea dritta, ma oscilla all'interno di un gap che è un gap relativamente piccolo. Minore il numero di dB e minore è questo gap. Comunque riescono normalmente a ottenere una risposta in frequenza lineare, perché più o meno 3 dB l'orecchio non è quasi in grado di percepire le differenze. Se io però amplifico di più i bassi o amplifico di più i medio-alti, non faccio altro che alterare questa risposta in frequenza e quindi altero automaticamente il suono del diffusore. Quindi faccio una cosa che non posso fare, perché faccio una cosa che altera completamente il messaggio sonoro. Per quello io consiglio di usare esattamente gli stessi amplificatori, perché gli stessi amplificatori non ci creano assolutamente questo problema di livelli. Sono uguali, essendo uguali, l'ingresso è lo stesso, collego le uscite al B-wiring e quindi avrò esattamente la garanzia che il livello sia proprio lo stesso, e quindi secondo me è la scelta migliore in assoluto. Poi è chiaro che un progettista o una persona tecnicamente preparata che ha tutta una serie di strumentazioni di misura può selezionare degli amplificatori dal punto di vista della risposta al tempo compatibili, perché per esempio mi viene in mente che un amplificatore a valvole si comporta in un modo se amplifica le basse frequenze, si comporta in un altro se amplifica le medio-alte. Una cosa simile si può dire anche per un amplificatore a transistor, quindi solo chi ha davvero strumentazione e know-how può abbinare amplificatori diversi per fare una multiamplificazione passiva, altrimenti sinceramente è un percorso che io eviterei completamente di fare, proprio per non trovarmi nella difficoltà di avere due suoni basso e medio alto totalmente diversi e totalmente distonici fra di loro. Per cui, siccome ho sentito qualche video che dice ma ancora meglio prendere dei finali con dei livelli regolabili, perché così io mi posso modulare la quantità di bassi e la quantità di medio alti come voglio. No, non è così, perché io non lo sto modulando, io sto proprio alterando la risposta in frequenza del diffusore e quindi sto facendo una cosa che è totalmente lontana da quella che erano gli obiettivi di progetto del diffusore, del mio diffusore che sto ascoltando. Il progettista dei diffusori, poi ci fate caso, cioè cercano degli abbinamenti degli altoparlanti. Per esempio, guardate alcuni diffusori che hanno il tweeter on top. Quel tweeter on top in un housing diverso alcune volte è sistemato fisicamente non in linea col baffle, altre volte sì, qualcun'altra no. Questo perché, siccome le frequenze hanno delle lunghezze d'onda diverse, bisogna giostrare in modo da cercare di abbinare i centri di emissione fra di loro, così che il suono arrivi all'orecchio contemporaneamente, bassi, medi e alti. Devono partire in modo sfasato, così da arrivare all'orecchio perfettamente in timing fra di loro. Un'altra cosa molto molto importante è con quali cavi e come faccio a fare il collegamento dal preamplificatore o dal DAC fino all'amplificatore. Si può fare o con un cavo singolo e uno sdoppiatore alla fine che si chiama
in gergo professionale codino, ma in questo modo io carico il singolo cavo passatemi il termine, del carico della fatica di due amplificatori e quindi commetto un piccolo errore, oppure parto dal preamplificatore o dal DAC preamplificato con due cavi ed arrivo ai finali separatamente. Questo però ha senso solo se il preamplificatore o il DAC hanno due uscite, perché avendo due uscite è già il preamplificatore che smista il carico dei cavi, altrimenti io devo comunque uscire con un cavo e poi sdoppiarlo all'inizio, il che non è proprio una grandissima cosa. Altra cosa ovviamente è, una volta che io ho portato il segnale agli amplificatori, devo poi collegarli con i cavi delle casse, ma questo è più semplice perché basta sdoppiare il cavo di potenza. Tra l'altro la multiamplificazione passiva mi crea un vantaggio, un ulteriore vantaggio, perché avendo due amplificatori finali, io questi amplificatori finali li posso avvicinare, sempre se logisticamente ho la possibilità, li posso avvicinare ai diffusori. Avvicinandoli ai diffusori io posso fare dei cavi delle casse più corti e dei cavi di segnale più lunghi. Qualcuno allora mi dirà, però il cavo di segnale RCA è un cavo che capta interferenze. Vero. Infatti io consiglio in questo caso di usare il collegamento XLR. Il collegamento XLR infatti è un collegamento che è completamente privo di interferenze, perché è nato per il mercato del professionale, quindi per fare decine e decine di metri senza subire alcuna interferenza. Quindi collegamento, se possibile, XLR dal preamplificatore o dal DAC fino ai finali, e poi finali con degli spezzoni di cavo i più corti possibile. Un'altra cosa molto molto importante che va chiarita è la differenza tra la multiamplificazione orizzontale e la multiamplificazione verticale. Per multiamplificazione orizzontale si intende quella multiamplificazione che utilizza un amplificatore solo per le basse e un amplificatore solo per le medio-alte, orizzontale. Questo sistema di multiamplificazione si utilizza nel caso si vogliano usare finali diversi, perché così io uso un finale a stato solido per i bassi, caricandolo di tutta la corrente che serve da erogare per le basse frequenze, e invece un finale magari meno potente, per esempio a valvole, per i medio-alti. Come già ho avuto modo di dirvi, io non sono assolutamente d'accordo con questa filosofia e quindi sposo la filosofia della multiamplificazione verticale, quindi con due finali esattamente uguali. Un finale fa con un canale le basse e con un canale le medio-alte, altrettanto l'altro finale. Secondo me questa è la soluzione migliore in assoluto. Poi è chiaro che ci sono delle eccezioni, no? Perché per esempio c'è il caso del Parco della Musica, dove io e Giulio facciamo le lezioni d'ascolto. In quel caso io utilizzo due finali mono della Mark Levinson per le basse frequenze e un finale stereo sempre della Mark Levinson per le alte. Quindi non utilizzo esattamente gli stessi amplificatori, ma utilizzo degli amplificatori mono, sono fatti da due bancate in parallelo. L'amplificatore stereo invece ogni singola bancata fa un canale, quindi sono amplificatori che, seppure diversi fra di loro e con una risposta leggermente diversa, si possono ritenere estremamente simili sia dal punto di vista della risposta al tempo che dal punto di vista del livello. Poi alla fine c'è la cosa migliore, che mi va solamente di accennare, la soluzione migliore, che è la multiamplificazione attiva. Un caso su tutti, il diffusore più iconico da questo punto di vista sono le Nautilus della Bowers & Wilkins, che sono delle casse a 4 vie, 4 altoparlanti multiamplificate attivamente. Che vuol dire? Vuol dire che non c'è il crossover passivo all'interno della cassa, ma c'è un crossover attivo, e per ogni altoparlante ci deve essere una sezione di amplificazione. In quel caso io ho un ulteriore vantaggio, perché ho il pilotaggio diretto dell'amplificatore con l'altoparlante senza l'interposizione del filtro crossover. Il filtro crossover è infatti uno
uno tra gli elementi più, passatemi il termine, disturbanti, quindi che creano maggiori distorsioni all'interno di un diffusore, e quindi è ovvio che dal punto di vista delle prestazioni è sicuramente foriera di eccellenti risultati. Non per niente le amplificazioni professionali, anche quelle di altissimo livello che sono all'interno degli studi di registrazione, nel 70-80% dei casi sono fatte con la multiamplificazione attiva, che sta prendendo molto piede adesso perché grazie agli amplificatori in classe D estremamente compatti si riescono per esempio ad avere delle casse. Abbiamo provato sul canale le 4305P della GBL, che sono multiamplificate attive con 2 amplificatori interni e un DSP. In quel caso gli amplificatori sono, anche se della stessa famiglia, diversi di potenza fra di loro, ma c'è il DSP che governa la risposta al tempo che hanno gli amplificatori, e addirittura, pensate, la risposta in frequenza e il comportamento in generale della cassa, che dipende anche dalla qualità del file sorgente. Quindi con un DSP e con l'amplificazione attiva si riescono poi a ottenere dei risultati a volte sorprendenti. E va bene, cari amici follower, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Per saperne di più eventualmente potete leggere l'articolo su www.audio2g.it o www.audio2g.com. Subscribe, campanella, e spero di esservi stato utile. Se volete fare domande o commenti, io sono pronto, io e Giulio siamo pronti a rispondere. Ciao!